arrivata l'estate e quindi ci vuole un nuovo gioco da fare all'aperto. In questo tutorial realizzerò tutto ciò che serve per ottenere un set completo da croquet, quindi la mazza, le bocce, le porte e il picchetto. Come sempre, un breve sguardo su materiali e strumenti. L'elenco completo e dettagliato lo trovate sotto in descrizione. Per realizzare gli archetti delle porte uso del fil di ferro zincato con diametro di 2 mm e mezzo. Se volete potete usare diametri maggiori e ottenere porte più robuste. Naturalmente valutate anche il grado di difficoltà nel modellare un fil di ferro di diametro più grande. Dopo averne tagliato un pezzo lungo circa 55 cm, uso un morsetto da banco per raddrizzarlo. Non faccio che inserirlo tra due ganasce, in una delle quali c'è una piccola scanalatura che aiuta a tenere in posizione il filo. Quindi stringo. Procedo con questo sistema tratto dopo tratto fino a ottenere tutto il fil di ferro diritto. Con un pennarello indelebile ho segnato sul fil di ferro i due punti che devono essere piegati a 90 gradi. Inserisco il ferro nel morsetto, allineo il segno al margine delle ganasce e stringo. Per evitare che il ferro si deformi, nel piegarlo uso un pezzo di legno. Per questo tutorial ho fatto un archetto largo 15 e alto 20 cm, ma consiglio di aumentare l'altezza a 25 cm per migliorare la stabilità della porta quando viene infilzata nel terreno. Inoltre, più il fil di ferro affonda nel terreno e meglio resiste ad eventuali urti con le bocce, senza rovesciarsi e rimanendo in posizione. Se il set da croquet viene usato soprattutto da bambini, potete valutare altre misure, come ad esempio una larghezza maggiore della porta per rendere il gioco meno difficoltoso. Gli archetti in fil di ferro si possono conficcare direttamente nel terreno oppure possono essere sorretti da una coppia di basette realizzate in cartone. Per fare una basetta uso 4 pezzi di cartone a doppia onda di forma quadrata 7x7 cm, più un pezzo di cartoncino sempre quadrato di 7x7 cm. Inizio incollando i vari strati con colla vinilica. Il cartoncino verrà incollato per ultimo sul fondo, dopo aver fatto i fori. Con un punteruolo ad 1 cm dal bordo e a metà quadrato faccio un foro per permettere l'inserimento dell'archetto. Solo su una basetta faccio un secondo foro per inserire invece una bandierina con il numero di porta, realizzata con uno stecchino per spiedini. Naturalmente cerco di andare diritto il più possibile. I fori devono essere profondi e passare l'intero strato di cartone. Il punteruolo che ho usato è molto sottile e mi ha permesso di forare il cartone con poco sforzo. Adesso però i fori vanno un po' allargati perché sono troppo stretti. Con un punteruolo più grande allargo il foro per la bandierina e finisco di allargarlo con lo stecchino. L'altro foro invece lo allargo direttamente con l'archetto in fil di ferro. Poi incollo il pezzo in cartoncino sul fondo, sempre con della colla vinilica, in modo da coprire i fori e impedire agli archetti di fuoriuscire dalle basette. Per completare la basetta la rivesto con del cartoncino su tutti e 4 i bordi. Poi l'intero pezzo verrà colorato di bianco. Per realizzare la parte battente della mazza uso dei cilindri di cartone. Ho scelto quelli più grandi che avevo con un diametro di 4,5 cm circa. Ne servono 2 accoppiati per raggiungere la lunghezza voluta. Ma per rendere la mazza robusta ci sarà una tripla stratificazione. Una prima coppia di cilindri deve stare all'interno dei cilindri principali. Quindi questi vengono aperti longitudinalmente con le forbici, inseriti all'interno di un cilindro principale per prendere la misura di quanto dovranno essere ridotti. Perciò faccio aderire il pezzo tagliato al diametro interno del cilindro e segno un punto con la matita. Sempre con le forbici taglio la parte da eliminare per ridurne il diametro. La striscia di cartone appena tagliata la metto da parte per dopo, non la butto via. Per sicurezza controllo il risultato. Poi uno solo dei cilindri interni va diviso a metà, l'altro deve rimanere intero. Su un pezzetto di cartone segno a matita degli assi di riferimento per disegnare un cerchio con il diametro uguale a quello del bastone da inserire nella mazza. Siccome lo utilizzo come una specie di stencil per riportare il cerchio su più cilindri di cartone, con un piccolo tubo di plastica, ma va bene anche un semplice bicchiere, cerco di modellarlo, dandogli una forma curva che si adatta meglio al profilo dei cilindri.
Uso lo stencil sui cilindri principali disegnando mezzo cerchio su un'estremità di ciascun cilindro. Posiziono lo stencil e per ottenere un buon allineamento uso gli assi segnati a matita come riferimento. Tengo tutto fermo usato 2 morsetti a molla. Quindi con la matita traccio il semicerchio. Adesso vediamo come vanno stratificati tutti assieme i 6 cilindri. Ci sono 2 cilindri interni, su quello intero ho disegnato al centro il cerchio per far passare il bastone. Poi 2 cilindri principali, con i semicerchi che si uniscono a formare un cerchio intero centrale. Ed infine 2 cilindri esterni che sono stati semplicemente tagliati longitudinalmente. Anche per i cilindri esterni uno è stato diviso a metà e sull'altro, mantenuto intero, ho segnato sempre in posizione centrale il cerchio per il bastone. Tutti i cerchi segnati sul cartone andranno ritagliati con un taglierino. I cilindri che sono stati ridotti vanno messi dentro i cilindri principali. Per comodità il cilindro intero ridotto l'ho richiuso, cioè ho incollato la parte tagliata longitudinalmente. Il foro è l'elemento che guida l'intero assemblaggio, pertanto tutti e 3 dovranno coincidere. Metto della colla vinilica sulla parte da unire e la inserisco una nell'altra. Il principio è lo stesso per completare l'intera parte battente della mazza. Adesso mostro come assemblare tutte le parti, ma senza usare la colla. Ho incollato solo la prima metà, quindi completo con la seconda metà i cilindri principali e i cilindri ridotti. Poi passo ai cilindri esterni. Avvolgo le 3 parti attorno al pezzo. Al centro sempre il cilindro intero con il foro e all'estremità le 2 metà. Naturalmente i cilindri posti all'esterno non riescono ad avvolgere completamente i cilindri principali. Quindi recupero le strisce tagliate in precedenza dai cilindri che sono stati ridotti di diametro. Ed ecco il risultato dopo aver incollato tra loro tutti e 3 gli strati. Al centro c'è il foro per far passare il bastone. Complessivamente il pezzo raggiunge uno spessore di circa 3 mm. Adesso si passa ad irrobustire il cilindro battente che deve essere saldamente fissato al bastone. Ho preparato una serie di pezzi in cartone che inseriti nel cilindro lo renderanno meno deformabile e manterranno in posizione il bastone. Questo pezzo in particolare va sul fondo e per aderire al profilo curvo gli ho fatto una serie di tagli longitudinali che gli permettono di piegarsi. Metto assieme velocemente le parti per capire come si inseriscono nel cilindro e che funzione hanno. Il pezzo A va sul fondo, il suo foro e quello del cilindro devono allinearsi. Il suo compito è bloccare la punta del bastone impedendo che ruoti. Dopo il pezzo A si inserisce il pezzo B, che poggia sull'estremità di A, ma mantiene una posizione orizzontale nel cilindro. Il pezzo C va sopra B. Questi due sono quasi identici, ma hanno diversa direzione delle onde. B deve resistere ai colpi dati alla pallina, mentre C deve impedire che il cilindro possa schiacciarsi e mantenga la sua forma. Anche i pezzi B e C, come A, impediscono al bastone di ruotare. I pezzi D appoggiano su A. Hanno contemporaneamente lo scopo di mantenere la forma del cilindro, tenere in posizione il bastone e trasmettere la forza del colpo del bastone al battente mentre si colpisce la pallina. Questi sono più lunghi del necessario, poi, una volta incollati, verranno tagliati. Per fare il bastone della mazza ho usato una canna di bambù sostanzialmente perché l'avevo a disposizione, altrimenti avrei dovuto comprare ad esempio il manico di una scopa in legno oppure qualcos'altro. Tutte le canne che ho però sono come questa, cioè hanno delle spaccature sulle varie sezioni e credo si siano formate perché sono rimaste all'aperto prendendo pioggia per molto tempo. Quindi prima di usarla l'ho sistemata alla meglio, ho pulito le parti con carta vetrata e ho chiuso la fessura con colla vinilica stringendola nella morsa. Ho tenuto per la canna una lunghezza di circa 83 cm e mi sono basato sulla mia altezza. Se volete fare però delle mazze per dei bambini, fate dei bastoni più corti e valutate anche l'ipotesi di usare dei cilindri un po' più piccoli. Però diciamo che sostanzialmente il principio realizzativo e costruttivo è sempre lo stesso e non cambia.
Per nascondere tutte le imperfezioni ho rivestito il bastone con dei pezzi di carta incollata con colla vinilica. Una volta incollati i pezzi A, B e C, bisogna inserire il bastone nella serie di fori predisposti. Va spinto fino in fondo, l'estremità deve rimanere bloccata nel foro del pezzo A. Siccome la canna di bambù presenta un profilo irregolare, caratterizzato da nodi con diametro maggiore rispetto al resto, per far entrare il bastone ho dovuto fare un foro più grande del necessario, che ora sono costretto a chiudere con degli stuzzicadenti infilzati nel cilindro, per evitare spostamenti e piccole rotazioni. Ma se voi usate un bastone con sezione regolare, come ad esempio un manico di scopa, non avrete questo problema. Per completare l'unione tra battente e bastone non resta che mettere i due pezzi D. Con il taglierino, un po' alla volta, ho tagliato le parti di stuzzicadenti sporgenti. Quindi taglierò anche l'eccedenza dei pezzi D, sempre con il taglierino. Con una lima per unghie ho corretto le imperfezioni sul collo del bastone, portando gli stuzzicadenti a livello con il cartone, mentre sulle parti terminali del pezzo battente ho portato tutto a filo, sempre con la limetta. Per appesantire la mazza metto nei tre fori presenti dei sassi e colla a caldo in modo da creare un blocco unico. Chi vuole può limitarsi a riempire con i sassi un solo foro, lasciando gli altri due liberi, ottenendo una mazza più leggera. Per chiudere l'estremità del blocco battente, taglio una serie di cerchi in cartoncino e lo faccio ricalcando direttamente la forma del cilindro. Ecco come si presenta all'interno del cilindro dopo averlo riempito completamente con colla a caldo e sassi. Ora è un blocco unico con il bastone. Ho ritagliato 4 cerchi per ciascun lato, in modo da avere uno spessore complessivo di cartoncino di circa 3 mm. Le estremità del cilindro sono state chiuse, incollando i vari cerchi con colla vinilica. Tutte le irregolarità vanno eliminate con la limetta, in modo da avere un profilo regolare. Per aumentare l'uniformità di tutto il pezzo battente e creare una migliore continuità con il bastone, ricopro tutto con altra carta e colla vinilica, come già fatto per il bastone. Con della carta vetrata di diversa grammatura levigo tutta la superficie del cilindro per renderla più liscia e prepararla alla verniciatura. Per realizzare il picchetto ho recuperato questo pezzetto di legno che ho tenuto da parte dopo aver potato degli alberi da frutto. In alternativa voi potreste usare quel che resta del manico di scopa dopo averne usato una parte per il bastone della mazza. Con un seghetto ho tagliato le parti da scartare, con una raspa ho eliminato la corteccia e cercato di dare al picchetto una forma regolare. In più ho appuntito un lato per permettere di conficcarlo nel terreno. Per dare alla boccia un po' di peso e consistenza uso dei sassi. Più sono piccoli e meglio è. Sono sufficienti circa 130-150 grammi. Per quanto riguarda le dimensioni da raggiungere, diciamo che in linea generale la boccia deve avere un diametro maggiore di 1-2 cm rispetto al cilindro battente della mazza. Metto i sassi in un pezzo di carta, chiudo e avvolgo il tutto con dello scotch da imballaggio, cercando di formare una pallina. Lo scotch serve ad impedire che la carta si rompa e faccio uscire i sassi mentre si cerca di modellare la pallina. Attorno alla pallina ottenuta avvolgo un certo numero di fogli di alluminio. L'alluminio aumenta la possibilità di modellare la pallina per darle una forma sferica e al tempo stesso di ridurre le spigolosità dei sassi. Maggiore il numero di fogli e maggiore la modellabilità della boccia. Naturalmente aumenta anche il suo diametro. In qualche modo cerco di dare alla boccia una forma sferica per quanto possibile. Per compattare e modellare l'alluminio può essere utile usare un martello. Sono sufficienti una serie di piccoli colpi dati senza troppa forza. Continuo a modellare la boccia fino a quando non riesce a rotolare in modo accettabile senza fare troppe deviazioni improvvise. Naturalmente è difficile ottenere una boccia perfetta in questo modo, però diciamo che se la usate sul prato si comporta abbastanza bene, se invece la usate su un pavimento tende un po' ad andare dove vuole lei e rende il gioco difficile. In questo caso vi consiglio di comprare delle bocce da spiaggia o delle palline in legno economiche. Rivesto la boccia di carta usando colla vinilica esattamente come ho fatto con la mazza.
La colla vinilica non fa presa sull'alluminio, ma sarà comunque possibile creare uno strato di carta compatta che poi verrà colorato con colori acrilici. Ecco il set da croquet finito. Naturalmente non è completo perché servono più mazze, bocce e porte. Potete anche decidere voi in che numero fare ciascun elemento del set in base alle vostre preferenze di gioco. Su Wikipedia ed altri siti si possono trovare le regole ufficiali del croquet, ma nulla vieta di farsi delle regole proprie, lo scopo in fondo è divertirsi semplicemente.